facendo le ultime commissioni e tra solo 3 giorni si parte. L'idea è arrivare a Caponoro, una tappa che ogni motociclista dovrebbe fare. Voglia di viaggiare, voglia di strada, spero di fare la scelta giusta. Il 10 di agosto 2019, un giorno alla partenza, fa molto strano essere qui questo pomeriggio, godere di tutti i comfort. Domani mattina mi aspetta un lungo viaggio, dovrò convivere per un bel po' di giorni con la relativa comodità della moto. Ho costruito tramite questa vecchia cover che avevo il supporto del TomTom che ho già collegato alla moto. So che il TomTom non lo uso più, l'ho attaccato qui col Super Attack e un bel giro di Sogru, che è una pasta, sembra plastilina all'inizio, poi diventa plastica dura. Sì. È domenica 11 agosto, sono le 11 del mattino e sto per iniziare il mio lungo viaggio da Milano a Caponord. Prima tappa Germania, Foresta Nera. Top! Del 12 agosto sono a Forlans-Föst nella Foresta Nera. Ieri l'ultimo tratto, gli ultimi 40 km ha piovuto davvero forte. Però la strada è percorribile, questa è la strada 500 della Foresta Nera, una strada bellissima da fare a tuono, però oggi si andrà piano perché è un po' umidiccia. Vi faccio fare un giro con me. Sono arrivato nel paese degli orologi a cucù, Triberg. Adesso scendiamo e tra un po' ci sarà l'orologio a cucù più grande della storia. Ora vi farò provare l'autostrada tedesca senza limiti. Un po' i piedi, quindi mi sono fermato qua per indossare anche il sovrascarpe. Oggi è 13 agosto, mi trovo in Olanda, a Den Haag. Ieri ho fatto parecchi chilometri, quasi 800, di cui gli ultimi 10 con forte pioggia. Infatti vedono proprio dei nuvoloni nerissimi sulla città. 5 minuti dall'arrivo è arrivata una pioggia fortissima. Un po' di paura perché l'accendisigari da bagnato non caricava più l'iPhone. Avevo l'iPhone al 5% e mi servivano gli ultimi 10 minuti per arrivare a casa. Alla fine ce l'ho fatta, sono arrivato con l'1%. Sono stato felicissimo di rivedere mia sorella e mio cognato che mi hanno accolto e abbiamo cenato insieme qui a Den Haag. Mi fermerò un giorno completo per riposarmi un po' e domani mattina partirò in direzione Copenaghen. Ieri probabilmente la pioggia mi ha danneggiato il connettore, spero che sia solo il cavo e non anche l'accendisigari, perché sennò è un bel problema. Mi trovo in un'officina in Olanda, sto cercando di capire se mi riparano l'accendisigari. Sarà saltato un fusibile, speriamo che sia solo questo. Sono veramente felice, era un fusibile, ne sono fatto dare un paio e nel caso dovessi prendere altra pioggia li sostituisco. Finisce qua la mia giornata di sosta a Den Haag. Il tempo non promette bene neanche oggi, però devo assolutamente fare i chilometri che mi sono prefissato, più o meno 600. Sto raggiungendo la moto, l'ho messa sotto un cavalcavia proprio per evitare che prendesse la pioggia come ieri. Saluta YouTube. A presto!
14 di agosto, oggi ho fatto parecchia strada, circa 720 km, sono rientrato in Germania passando da Amburgo, sono entrato nel centro storico molto bello, ho visto la Rathaus che è il municipio, poi sono andato verso Puttgarden dove ho preso il traghetto per la Danimarca. Sono in Danimarca. È il 15 di agosto, è Ferragosto. Mi trovo alle Steven Klins. Sono delle scogliere antichissime, 60 milioni di anni. E ho fatto tappa qui prima di arrivare a Copenaghen per poi entrare in Svezia. Penso di procedere spedito ed essere in Capo Nord entro 5 giorni, anche se sono un po' demoralizzato, sia per il tempo, perché piove ogni 2x3, sia per il scendisigari che ha smesso di nuovo di funzionare. Ieri ho dovuto prendere un power bank abbastanza potente da 9000 mAh per riuscire a caricare comunque l'iPhone e permettermi di guardare Google Maps. Continuo il mio viaggio. Sono appena arrivato in Svezia, questa è la situation. Il ponte è spettacolare, pagato 32 euro, è durato un buon quarto d'ora, sono 10 km di ponte. Un vento allucinante, la moto si muoveva parecchio, ho perso un bullo. Queste sono le manutenzioni che si fanno ogni 1000 km praticamente sempre. La catena passa un po' malino, è presa di pioggia. Adesso la lubrifichiamo con questo comprato in Olanda, 16 euro per scivolare. Mi trovo a 10 km dalla Norvegia. Ho fatto un po' di spesa in questo supermercato perché la Norvegia è molto cara. Ho preso salami di vario tipo, pane indispensabile per la sopravvivenza, banane e anche del prosciutto crudo, e una cosa veramente essenziale è la birra. Tanto mi ci stanno tutte nella borsa antipioggia. Le birre in Norvegia costano circa 3-4 euro a lattina, 5 euro ne ho prese 12. Il vantaggio c'è. E non piove, dai. È venerdì 16 agosto, sono le 8 di sera, qui molto chiaro ancora a quest'ora. Mi trovo a Lillehammer. Dalla partenza di Milano ho percorso ad oggi 2600 km. Ho allungato perché sono passato dall'Olanda. Oggi mi sento molto giù di corda. La mia famiglia non mi incentiva, vorrebbe che io facessi più una vacanza come le persone normali, che si va al mare. Invece mi ritrovo da solo qui in mezzo al nulla. Mi mancano ancora 1800 km per Capo Nord. Certo non mi posso tirare indietro perché sarebbe da stupidi, e sto pensando di non fare la Norvegia. Le strade sono molto più lente, e essendo che le ho già viste perché ho fatto 4 viaggi in Norvegia, mi sa che andrò spedito dalla Svezia, e oggi sono esattamente nel luogo del punto di non ritorno, cioè qui devo prendere una decisione. Se devo fare la Svezia la devo prendere adesso, che un giorno in più è importante perché si tratta di ore e ore di guida, quindi vado avanti. Ho sempre indossato l'attrezzatura antipioggia tutto il tempo perché non mi fido più. Domani danno ancora pioggia, però chi se ne frega, vado a bomba torno in Svezia e arrivo a Capo Nord.
Ecco, questo è il disordine che ho questa mattina in camera. Più sono piccole ste stanze e più è difficile tenerle in ordine. Fuori è iniziato di nuovo a piovere. Andrò in Svezia. Di agosto, sono quasi le 2, sono a Sarna, mi trovo a Sarna in Svezia e mancano 1664 km a Capo Nord. Di solito metto il cappello perché voglio fare il figo, stavolta l'ho messo perché fa veramente freddo. Ci sono 10 gradi, ma con il fatto che ha piovuto tutta la mattina ho preso un sacco di acqua e secondo me si è infilata anche nell'antipioggia, che mi sento abbastanza umido e ho freddo. Comunque adesso più in là vado e più farà più caldo, perché questa è una zona di montagna che separa la Svezia dalla Norvegia. Tra l'altro molto bella, le strade perfette, l'asfalto era tutto rossiccio, come quello che mettono da noi nei centri storici, quelli fighi. Molto ruvido, drenante, quindi anche se pioveva sembrava praticamente asciutto, e quindi ho portato una buona andatura, posso continuare così. Allora, Enzo mi sta registrando la catena ed Enzo è un meccanico. Grande Enzo, verrò a trovarti in Toscana. Quando si dice la fortuna, boia, rallentare parecchio, un po' di là. Questi sono i primi italiani che incontro dopo 3000 km. Ecco le loro moto, belle sporche. È anche caduto un pezzo, ma sono tutti bagnati sti vestiti, e praticamente loro faranno il giro inverso del mio. Per questo io non incontro italiani, perché l'ho fatto al contrario forse. Da questo posto sperduto in Svezia è tutto, a dopo. Mi trovo a Lulea, questo camping, First Camping. Questo è la mia cabin, moto rigorosamente parcheggiata accanto, e ha tutto, anche il bagno in camera, cucina, così posso cucinarmi un po' di pasta per sopravvivenza a pochissimi chilometri dal circolo polare artico. Mi trovo a 900 km da Capo Nord. Che mal di schiena. Rimedio per asciugare la roba bagnata: calorifero, guanti, scarpe. Allora metterò i miei piedi in questi sacchetti e li metterò nelle scarpe. In questo modo non si bagneranno, perché le scarpe sono abbastanza umide. Ginocchiere e copriscarpe. Mi trovo a 50 km da Lulea. Mi sono dovuto fermare per tutti i vestiti bagnati. Adesso ho preso una camera qua che mi hanno dato per qualche ora, così posso fare una doccia per cambiarmi i vestiti. Il tempo non mi lascia in pace, non mi lascia.
sono arrivato alla linea del circolo polare artico. Dopo un po' di sconforto e tanta pioggia, si è aperto il cielo all'improvviso, raggiata di sole, ed eccomi qua. Tutto ha più senso con la luce. Dopo 4208 km ce l'ho fatta. Il primo traguardo è stato raggiunto. Ragazzi, non c'è nessuno. Vabbè, posso farmi un giro intanto, farò le mie condivisioni su internet dicendo che ho varcato il primo traguardo, cioè sono felicissimo. Io stamattina piangevo per la troppa pioggia, perché l'antipioggia non ha tenuto, mi sono bagnato tutto, ho dovuto chiedere una camera a ore in un hotel. Questo è un chioschetto dove cercare riparo, ci sono un sacco di firme. Adesso ci metterò anche la mia. Che bello essere da soli in un luogo come questo, senza turisti. Ho vandalizzato questo prato e ho messo la moto sotto il cartello. Ci stava. Primo avvistamento di renne. Le 9:30 di sera e sono arrivato a Kiruna. Adesso vi farò entrare nell'Ice Hotel. È un hotel fatto di ghiaccio, è aperto tutto l'anno. Eccoci nell'Ice Hotel. Sono da solo e anche in questa occasione nessuno mi può fare una fotografia, quindi vabbè, userò il selfie stick. Questo è il bar, è proprio ghiaccio, lo tocchi e è bagnato. C'è un'altra stanza, sculture, se ti siedi là non ti stacchi più, e di qua ci sono le camere. Sala delle meduse a Ice Hotel, anche il soffitto. Entrando in Finlandia, c'è anche un cartello con i vari chilometraggi, e c'è anche Nordkapp che è a poco meno di 500 km. Grazie. Ce l'abbiamo fatta! Hello? Hi, welcome. Where are you from? Italy. Italy. Ah, come va? La notte è aperta. Eccoci arrivati al parcheggio. Adesso mi tolgo tutto e vado al globo, e per le fotine con la moto aspetterò allora domattina, dai. Dopo più di 5.000 km ci sono. C'è un vento pazzesco, mi volerà anche il cappello, però ho troppo freddo. Yeah, ce l'ho fatta! Adesso però devo tornare a casa. Figa, 5.000 km, cazzo! Mi vorrei teletrasportare. Oggi ho visto radicalmente cambiare il paesaggio. Sono partito, ho fatto l'ultimo tratto della Svezia
Quindi ancora alberi, dossi, poi ancora alberi, le prime renne. Ho visto un'auto che mi sfanalava, ho pensato che volesse segnalarmi una pattuglia di blocco, ho detto boh, anche qua si usa sfanalare. Invece mi segnalava che più in là c'era una renna per strada, però girovagava, era abbastanza pericolosa, abbastanza grossa. Poi sono arrivato in Finlandia. Già la Finlandia è cambiata parecchio, le strade erano più strette, il paesaggio più variegato, tra curvette, laghi, alberi, per poi rientrare in Norvegia. La parte più bella è proprio la parte finale. Ci sono stradine, ponti, tutti molto stretti, che costeggiano la roccia e poi sia sempre sulla destra o sulla sinistra il mare, perché sono tante isole collegate. Una cosa forte è il sottopasso di Nordkapp, che è praticamente un tunnel scavato nella roccia che va sottoterra e quindi sbuca dall'altra parte. La cosa che fa strano è che questo tunnel si vede proprio che va giù diretto e poi quando si è finiti in fondo inizia a risalire. Un freddo bestiale e queste goccioline che cadevano dalla roccia, quasi avevi l'impressione che si dovesse rompere da un momento all'altro. Poi Onnisvag, che è l'ultima città d'Europa a nord, ho fatto benzina, ho comprato anche uno spray salvacontatti per provare a riparare il mio accendisigari, ma non ha funzionato comunque, e poi sono arrivato in cima a Nordkapp. È stata un'emozione troppo forte essere arrivato per la seconda volta, però questa volta in moto. Tante volte ho pensato di ritirarmi prima, già dalla Danimarca, ho detto vabbè, mi faccio magari il giretto a sud della Norvegia e poi torno indietro. Però poi di giorno in giorno dicevo vabbè, faccio un altro po' di strada e oggi è stato il primo giorno in cui non ha piovuto, mi ha veramente cambiato la giornata, ho fatto molti chilometri oggi. Però dopo aver vissuto l'esperienza di viaggiare con la pioggia, con l'umidità, mi è sembrata una passeggiata fare 600 km con il sole che mi scaldava. Oggi mi è andata proprio bene, proprio come giorno finale del viaggio di andata. Ci sta, la proverò a fare la foto insomma con la moto sotto il globo perché oggi non si poteva. Hello, I make a ticket yesterday. Yeah. Per la sbarra sono entrato con nonchalance all'interno del retro dello shop. Ho parcheggiato immediatamente sotto il globo senza perdere tempo. Will you make me a photo? And I make for you. Where are you from? Germany. And Italy. Italy, okay. Bene, si può tornare a casa. Allora, azzeriamo il parziale. La partenza la faccio dalla base camp, dove ho dormito questa notte, e adesso destinazione Rovaniemi. Continuo a fermarmi per strada perché vorrei fotografare tutto, non arriverò mai a Rovaniemi in tempo oggi. Mi trovo nell'ultimo golfo dell'ultimo fiordo del Mar del Nord, all'altezza di Laxell, quindi saluto il mare del Nord qui e riparto. Stavo notando quanto è sporca la mia moto, praticamente i cerchioni non sono più dorati, sono completamente neri, c'è sporcizia ovunque, la targa è quasi illeggibile. Voglio tornare a Milano con lo sporco originale di Caponordi. In Finlandia è meglio
fermarsi molto più spesso a fare benzina, perché noto che benzinai non ce ne sono, cioè non c'è nulla. Questo è il primo e c'è un orso sulla poppa. Adesso si alternano bene alberi con laghi e renne, il tutto con questa brezza abbastanza piacevole. Allora, siamo a Rovaniemi, sono le 10 di sera e ho conosciuto Alessandro. Alexander? Sì. Perché lo usi in inglese? È il nome americano? Sì, mio padre è americano. Ah, allora per quello. Sì, sì, o anche un po' per fare il film. E siamo finiti al McDonald's perché è l'unico posto aperto. Non so, fa un po' bambola assassina. Un Big Mac? Yeah, with potatoes and Coke. No, vai, lascia chi è in macchina offre chi è morto. Ma dai, regola della strada. ti conosco solo da 10 minuti. Questo è il primo video che faccio in un'autovettura. Cazzo, mi dicono Cioè, guarda come si sta comodi. Non ti arrivano gli spifferi. Il prossimo documentario lo fai in macchina. Documenti quanto è più comodo fare in macchina i viaggi rispetto alla moto. Ma dovrei fare lo stesso viaggio, Capo Nord in macchina. Però gli appartamenti che abbiamo preso sono Tra proprio 400 belli. metri, la tua destinazione. Allora, io Alexander in realtà l'ho conosciuto perché credevo fosse il proprietario di questi appartamenti, perché appena io ho scritto al proprietario Sono comparso io. fantastico come si conoscono le persone in vacanza. E qui abbiamo due temerari che sono arrivati qui in autostop. Quanti autostop avete fatto? Fino adesso tipo 8 macchine. Quindi praticamente siete arrivati qui a gratis. Sì. E dormire dove dormire? Abbiamo la tenda e campeggiamo, abbiamo il fornelletto. Farete un articolo su questo, immagino. Ci arriviamo. Dipende da oggi. Invece i signori da dove arrivano? Noi da Cesenatico. Ah, Cesenatico. È grande, Più comodi. Sono al bar di Santa Clausa di nuovo con mio amico Alexander. Che dici? Vale la pena. Ti scambi due chiacchiere, parla anche un po' di italiano. Gli dovrei chiedere allora una batteria nuova Sì. e una distribuzione, catena Corona e Pignone. Sì. Per fare gli ultimi 4.000 km. Dici che c'è viaggia? Penso proprio di sì in magazzino, un grosso magazzino. Cavolo, il Babbo Natale. Se non c'era lui. Va bene, andremo a incontrarlo. Sto per incontrare Babbo Natale. Ciao Babbo Natale, Buongiorno Italia. come Ciao. stai? Bene, bene. Come ti chiami? Francesco. Francesco Totti. Io. Milano, Roma, Torino. Milano, with the motorbike. Motor, Yamaha. Ah. Valentino Rossi, Yamaha. Grande Valentino. Yeah. Sorridi. Thank you very much. Grazie, good luck. Ciao Babbo Natale. Sempre Italia. Veramente tanto lenta. Marco, dovrò cambiare la distribuzione quando torno, mi toccherà rifarmela. Stazione catena fatto, davanti alla casa di Babbo Natale, torna presto. Mi trovo in mensa di Babbo Natale, qui c'è un buffet con 14,90 €, puoi fare le file. Aperitivo di Milano, solo che puoi prendere solo acqua e latte. Incontro ravvicinato con una renna. Wow. How many here? 3 months. Yes. Allora, queste sono le renne di Babbo Natale. Sono veramente tante.
Guardate questa, è nella sua capannina. Ultimo pieno prima di ripartire a Oulu. Questo è il benzinaio dell'Arctic Cycle, anche il benzinaio è brandizzato. Sa che devo mettere l'antipioggia. Come si chiama questa città? Oulu? Sono a Oulu. Oulu. E c'è un market di ogni nazione. Sono venuto dritto da pizzaioli italiani. Ho preso un bel trancio di pizza perché mi mancava. Ma tu che ci fai qua? Faccio un giro in moto da Milano a Caponord. Che moto c'hai? Una Yamaha 800. Io fino a qualche anno fa ho avuto il VFR. Ah, il VFR è bellissimo. Quanto ti devo? Siete fantastici. Avete messo anche Eros Ramazzotti. Ma il bello è che lo cantano tutti. Sì, lo conoscono? Ah. Wow. Tac, tac. Grazie ragazzi, mi siedo qua. Del 23 agosto e sta di nuovo piovendo. Quanta pioggia! Mi trovo a Putan, che è un paese della Svezia, e infatti la pizzeria si chiama Putan Pizzeria, giustamente. Allora, sono le 5:30 del pomeriggio e la pioggia ha vinto su di me, quindi ho voluto fermarmi un po' prima di Helsinki. Sono a non lo ricorderò mai, Jyväskylä. Sono a Jyväskylä e ho preso praticamente un ostello completamente automatico. Adesso ve lo faccio vedere. Si chiama Time Hostel. Mettiamo subito il nostro spillino, mettiamo bianco, tac. La nostra stanza è la numero 4. Bella, molto bella. Domani mi aspetta Helsinki, traghetto per Tallinn, perché non potrò passare via terra perché in Russia serve il visto e io, figuriamoci, ho dimenticato anche il passaporto, quindi è sabato 24, sono al 14° giorno di viaggio. Adesso ho lubrificato un po' la catena, sto temporeggiando bevendo il mio caffè annacquato e parto per Helsinki, dove mi attende un traghetto che ho prenotato per le 3 e dovrei arrivare quindi a Tallinn verso le 5. Ha iniziato a piovere dopo una cinquantina di chilometri. Approfitterò per attaccare l'adesivo di Caponord, tanto sta smettendo, non davano pioggia per oggi. Questa Scandinavia è veramente imprevedibile. Almeno prende lo sporco originale della moto.
entrato in Lettonia, ancora un po' di chilometri e arrivo a Riga. Bellissima giornata, ci sono appena 20 gradi ma si sta veramente bene. Un bel sole che scalda, non fa troppo caldo, la moto sta tenendo egregiamente. Allora, mi trovo a Sialuai, questa è la collina delle Croci, un luogo di pellegrinaggio. Nasce nel 1900, quando c'erano solo 130 croci. Durante l'epoca sovietica sono state abbattute più volte, però poi ricomparivano sempre più numerose. Passport. I want only make just a photo with signal. What? And after I come back Where you going? in Poland. Oh no. Russia. Yeah, I want just to make a photo No. with the No. signal. Photo no. Photo no. No, pensavo in Giulio Francesco, in Italia. No, in italiano, il friends in italiano. Speak English? Yeah. Yes. Okay, you my friend. But do you understand that to do some photo of Russian Kata, you have to get there? Do you have with you Russian visa? Ah, If you don't have it, ok, you won't get there. ok. Hej dziewczyno, piękna, słodka, drugiej takiej chyba już nie spotkam. Ta historia nawet dzisiaj zdarza się każdemu. On ją kocha, ona jego, lecz nie wiedzieć czemu. Nikt nie mówi o uczuciach, schemat się powtarza. Oggi si parte da Varsavia verso Vienna, penso che sarà il penultimo giorno di viaggio. In totale mi mancano 1500 km, quindi cercherò di fare 700-700 e quindi tornare a casa praticamente domani sera. Che fastidio mettere ogni volta tutte le cose a posto. Dove sono le ciabatte? Sono a 7900 km, mi trovo in questa simil falegnameria. L'hotel mi ha fatto parcheggiare la moto, ma ha anche fatto pagare sto parcheggio. Sono le 6:05, mio amico Ganios, che seguo su Instagram, mi ha accompagnato fino al confine con la Repubblica Ceca. E guardate un po', ha iniziato a piovere, mi mancava, non pioveva da parecchi giorni in effetti. Mancano gli ultimi 300 km per Vienna. Ecco qua parcheggiate tutte le moto per la pioggia e becco altri due italiani. Pugliesi che incontro. Quando tornate a casa? Il vostro viaggio è più lungo del mio, perché io mi fermo a Milano. Ah, siete a Milano? No, vabbè, riprendiamo la macchina e mettiamo il carrello.
Ah, ok. Perché praticamente ho finito il limite internazionale No! della Ma sei un Bancomat. poveraccio. Sono senza soldi e quindi io ti faccio un bonifico Sì, con PayPal. sì, non ti Oppure anche preoccupare. in natura, vedi. No, in natura no, quello ho smesso. Adesso prendo soltanto. Sono salvo. Ale, come si chiama questo? Allora, siamo nel centro di Vienna, davanti alla Taurus. Qua siamo al Film Festival. Ah, A bere birra. Se volete un Aperol, c'è anche l'Aperol. guarda te che ci hanno copiato. C'è anche l'Aperol. E quanta gente, non me l'aspettavo. Tanta roba, vale uno. Il 28 di agosto sono le 11 del mattino, ho già perso circa un'oretta per uscire da Vienna e adesso mi sono fermato a registrare ancora la catena perché fa ancora un rumoraccio in rilascio di accelerazione. Sono le 23 del 28 di agosto 2019 e come potete vedere mi trovo in Piazza Duomo dove il mio viaggio a Capo Nord ha avuto inizio esattamente 18 giorni fa. Ho attraversato 13 nazioni per un totale di 9.635 km. È stata difficile, soprattutto la prima metà del viaggio dove la pioggia non mi ha mai lasciato, difatti ho pensato diverse volte di rinunciare o quantomeno di modificare il mio tragitto. Vorrei ringraziare tutti i miei amici, conoscenti, la famiglia che mi ha dato un grosso supporto morale. Ringrazio il cielo anche che mi ha assistito, ringrazio il gruppo Facebook New Zav, sono stati fantastici, mi hanno scritto in centinaia, il gruppo 6%, il club Fazer Italia, ringrazio il ragazzo che mi sta facendo questo video in questo momento. Sono molto soddisfatto, un viaggio del genere regala veramente tanta soddisfazione anche se non sono mancati parecchi piccoli imprevisti che ho descritto nel mio blog. Niente che dire, io sono Francesco e questo è stato il mio viaggio a Capo Nord. Bomba!